Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come state? Avete visto che il video delle previsioni settimanali si è pubblicato solo di notte. Ormai anche gli strumenti elettronici fanno come caspita gli pare, insomma. Mi sono svegliata la mattina e ho visto il video pubblicato. Ho detto, cosa? Come video pubblicato? Cioè, non è possibile. E vabbè, non è che siamo... Si era pubblicato ed ero convinta di non aver schiacciato nessun pulsante prima di andarmi a coricare. Ero convinta. Ma tutto questo è meraviglioso, anche perché mi avete scritto che grazie a quel video avete fatto dei sogni pazzeschi, vi siete addormentate col video, è stato magnifico, da che stiamo parlando? Cioè, ovviamente tutto ciò che accade va sempre a nostro favore e ci facciamo un applauso! Ci facciamo un applauso per questo, l'abbiamo decretato, ovviamente si manifesta che tutto ciò che accade va sempre a nostro favore. Allora, ho visto che avete molto apprezzato l'intro che ho fatto nelle previsioni settimanali. Era una cosa proprio che sono cose che ci diciamo sempre, no? Ovviamente, ragazze, però repetita juvent, no? Ripeterlo aiuta. E quindi qual è il senso? Il senso è quello di mettere al servizio i vostri talenti, di mettervi al servizio dei vostri talenti, perché l'evoluzione procede indisturbata, cioè con noi o senza di noi, cioè l'evoluzione procede. Nella misura in cui vi mettete al servizio dei vostri talenti, non venite schiacciati dall'evoluzione, altrimenti vi passa sopra l'evoluzione. E quindi mettersi al servizio dei propri talenti significa mettersi al servizio dell'evoluzione. Questo era una delle cose che ci tenevo proprio a dirvi. Talento non significa fare una cosa del Botticelli piuttosto che di Michelangelo, no, ognuna di voi è Dio che fa esperienza di se stesso attraverso di te. E siccome tu hai delle qualità e dei talenti che solo tu puoi avere, altrimenti tu non ti incarnavi se non avevi le tue qualità e i tuoi talenti, che devi riscoprire grazie al karma e andare verso il Dharma. Quindi ognuna di voi fa una cosa che solo lei sa fare. E vi ho fatto anche l'esempio, no? Se avete due negozi, se una di voi ha un negozio di parrucchiere, per esempio, e a fianco ce n'è un altro, qual è il problema? Cioè, se il tuo talento ti fa aprire un negozio di parrucchiere, piuttosto che estetista, piuttosto che un ristorante, piuttosto che, non lo so, mi sta venendo il calzolaio, ce ne sono così pochi calzolai veramente che mio padre ogni volta va al suo calzolaio, da sono 50 anni che va a quello, c'è solo quello, c'è storico. Cioè, mi spiego, allora, significa che avete aperto qualcosa o state facendo qualcosa, il vostro talento chiama in quello. Come fate voi la piega? Va bene? Non la fa la persona accanto e la persona accanto fa la piega come solo lei sa fare, cioè ognuna di voi è un essere unico e irripetibile. Qua ci stiamo addestrando alla cooperazione, non alla competizione. Perché il motto che ha seguito il sistema per addormentarci, lo psicopenitenziario di cui faccio riferimento nell'intro delle previsioni settimanali, è dividi et impera. Soltanto le persone che sono divise in se stesse, divise dalla propria attitudine artistica, dalla propria capacità immaginativa, combattono le une contro le altre. E quindi il punto qual è? Che non ci hanno insegnato che siamo esseri unici e ripetibili, non ci hanno insegnato che siamo Dio che cammina, ma in questi anni ce ne stiamo facendo capaci, ne stiamo facendo esperienza, grazie alla conoscenza. E quindi non si va più in competizione con quello a fianco, non si entra più in competizione col nostro vicino. Come lo fai tu? Come ti rendi tu canale del tuo Dio che ti incarna? Non può rendersi canale un altro. Un'altra persona si renderà canale del Dio che incarna lui, perché Dio fa esperienza di se stesso creando individualità. Si individualizza in ogni essere e pretende Dio che si incarna di manifestare la sua magnificenza in ogni essere, che ognuno è diverso dall'altro. E quindi in questo canale ci istruiamo a questo, a sviluppare l'intuizione, andare incontro al nostro talento, al nostro potenziale che è il Dharma.
Cioè, appena usciti fuori da, cioè, come affrontare bene il karma, che è la palestra, la scuola, no? Dove, come vi ho detto, la scuola, gli strumenti che ci vengono dati appena nasciamo in questa incarnazione, è il karma. Il dharma, il dharma è il libero arbitrio per come tu utilizzerai quegli strumenti che ti sei forgiata grazie al karma e come implementerai i tuoi talenti, i tuoi potenziali e come li manifesterai. Questo è il libero arbitrio. Quindi, più o meno, forse, chissà, vi sono spiegata, non lo so. Io cerco di dirvi le cose più chiare possibili. Ora, lo dico per le ragazze nuove, i tarocchi non leggono il futuro, perché il futuro lo crei tu. Il futuro lo crei tu, il destino è ciò che tu devi manifestare a livello di talenti e di potenziali. Allinearti alla tua anima significa allinearti al tuo destino. Poi, quindi il destino riguarda i talenti e i potenziali, non riguarda i fatti in sé della 3D. I fatti della 3D li crei tu, va bene? Più o meno. Cioè, quando tu inizi ad essere consapevole di tutto, scegli che cosa manifestare e vai incontro e man mano che tu ti allinei alla tua anima, le manifestazioni saranno sempre di più allineate al tuo scopo. Ok, quindi i tarocchi leggono un potenziale karmico e dharmico che può accadere nell'oceano infinito delle probabilità. Cioè, quindi leggono la direzione che stanno prendendo le tue credenze in base alla tua energia in quel momento. La tua energia in quel momento è comprensiva del karma e del dharma. Quindi, nella misura in cui noi vediamo un potenziale dharmico, cioè il tuo talento, e cosa fare per andare incontro a quel talento, karma, va bene? Di conseguenza ci adoperiamo per andarci incontro. Quindi, ragazzi miei ragazzi, detto questo, un piccolo sunto dell'intro delle previsioni settimanali, approcciamoci a questa meravigliosa primavera, la primavera epocale del genere umano, dove ci stiamo per partorire tutte quante, stiamo per partorire il talento, vero? La consapevolezza di chi siamo, chi più, chi meno, va bene? Stiamo proprio per partorire l'essere divino che ci incarna, ok? Quindi andiamo a fare oggi la lettura del nostro lui-lei, il nostro format delle energie femminili e maschili. Io questo format lo leggo ai livelli che mi arrivano, perché questo format è da leggersi e interpretarsi a più livelli. Livello 3D, quarto D, quinta D, fino a livelli budici anche, però non posso interpretarlo in tutti i livelli, no? Ci faccio arrivare poi con l'intuizione, chiave di accesso, la sola chiave di accesso al vero. Il lui, energia maschile, il lei, energia femminile. Io leggo le energie, poi tu vedi dove ti ritrovi, energia maschile o energia femminile, va bene? Anche questo fa parte di un karma e un dharma. Cioè, se in una settimana mi ritrovo energia maschile, significa che devo fare delle cose che hanno a che fare con il mio discernimento, con la mia azione in qualità di discernimento. Faccio azioni che vanno bene per me in quel momento rispetto ad azioni che in quel momento non vanno bene per me. Se mi ritrovo d'energia femminile, che tipo di intuizione seguo? Qual è il mio intento creativo? Va bene? Quindi sono più ricettiva piuttosto che attiva, però sono energie che coesistono dentro di te, non ci può essere una settimana soltanto energia maschile dentro di te, mi spiego? Che tu sia uomo o donna. Ok, detto questo, ragazze mie, ragazzi, lasciatevi ispirare, lo dico soprattutto per le centinaia di ragazze nuove, e vedete dove vi risuona la cosa e basta, questo. Quindi, vediamo questo qua, in questa settimana cosa ci combina è la nostra signorina. Settimana che va dal 4 al 10 marzo, con questa luna nuova il 10. Andiamo a vedere quali sono le energie settimanali del nostro lui-lei. Allora, per le ragazze nuove, se non mi dimentico, vedi, sto imparando a dirlo, i miei oracoli lui-lei
per acquistarli se lo desiderate. Metto sempre sotto l'info box in descrizione il sito dove poterli acquistare. Ok, detto questo, allora partiamo. Questi li spostiamo, oggi metto prima gli oracoli. Allora questi li mettiamo un po' così, ok. Allora, oggi vengo ispirata dalle fate. Vediamo lui e l'energia di lei, vediamo il nostro fato, la nostra fata, vediamo. Allora, vediamo un po' un'energia delle fate su di lui e energia delle fate su di lei. Allora, vediamo il nostro fato, cosa ci propone il nostro fato in questa settimana. Vediamo. Allora, una carta per il fato, una carta per la fata, ok, mettiamoci i tarocchi oracolari delle fate su di lui e su di lei come carte guida in questa settimana, dal 4 al 10 marzo, in questa vigilia di primavera. Vediamo. Allora, lui, mettiamo questa, lei. Allora, e vediamo. Allora, volevo metterci le associative, le metto subito. Le metto subito. No, dopo. Allora, vediamo un po' lui come sta in questa settimana, l'energia di partenza di questa settimana, vediamo un po'. Affermazioni, anche lui sta facendo le affermazioni, ragazzi, anche lui le sta facendo. Affermazioni, usa le affermazioni positive per innalzare i tuoi pensieri e la tua energia, per attrarre ciò che desideri. Allora, io questa settimana vedo un'energia maschile molto vicina al suo sé divino. Mi dice, al di là se il nostro lui o un lui ha una predisposizione alla legge spirituale, al potere del verbo, e questa puoi essere anche tu da questa parte, sono sempre energie nostre. Io vedo che nelle nostre azioni noi faremo affermazioni di successo perché siamo consapevoli che attiriamo ciò che desideriamo. Questo è come si interpreta il lui-lei su un altro livello. Nelle nostre azioni ci sono affermazioni positive di successo nella nostra maestria. Allora, invece, un lui, l'energia maschile, io vedo che è ben predisposto questa settimana a innalzare la propria energia. Vedo un lui attivo, vedo un lui ricettivo, vedo un lui connesso con, qua c'è la stella, e vedo un lui connesso con i propri desideri, propositivo verso i propri desideri. Ok. Vediamo l'energia dei tarocchi oracolari, cosa ci dicono? 6 d'inverno, sì. Cambiamenti positivi in arrivo, tranquillità dopo tempi difficili, un viaggio o un trasferimento. Qua mi parlano di energie maschili che possono viaggiare, possono trasferirsi, ha avuto una situazione difficile, delle situazioni difficili che si mettono alle spalle, il 6 d'inverno e il 6 di spade, no? Vedo un lui che finalmente sta più tranquillo, un lui più sereno rispetto a un momento magari di turbolenza che ha potuto vivere la settimana scorsa o le settimane precedenti. Sì, tranquillità dopo tempi difficili, vedo un lui propositivo che si rialza da una situazione difficile ed è propositivo, cioè proprio questa vigilia di primavera. Andiamo a vedere la lei. Una nuova casa. Cambiare casa è un passo nella direzione giusta. Molte di lei stanno pensando di cambiare casa o stanno cambiando casa in questa settimana. Oppure l'energia femminile può essere anche un uomo, sta pensando di trovare una casa, cambiare casa, fare un trasferimento. Qua io vedo una lei con questa nuova casa ha a che fare con un'energia di rinnovo personale. Vedo una lei che esce da un fiore, quindi caricata delle proprie energie astrali, il fiore di colore azzurro, anche un po' indago, quindi è come se il quinto chakra è ben aperto, anche il settimo, ci vuol dire nuovi inizi che hanno a che fare con l'espressione di se stessa. Vedo una lei rifiorita, nuovi inizi che hanno a che fare con l'espressione di se stessa, ok? Vediamo da cosa è accompagnata questa energia, dal 6 di denari, il 6 d'autunno. Vedo molto equilibrio in questa settimana per lei, vedo che si fa intendimento con altre persone, concentrata anche sul suo lavoro o sulle sue cose quotidiane. Vedo una quotidianità ben vissuta, Vedo una quotidianità, vivere qui ed ora ben vissuto.
e il bene che doni ti è restituito, lei riceverà tanto in questa settimana, tutto il bene che ha fatto le viene restituito, ci possono essere entrate di denaro qua inaspettate, è il momento di chiedere un prestito con saggezza o di ripagare un debito. Molte di voi, molte di lei qua chiedono un prestito per una casa o danno la caparra per una casa e quindi per un rinnovo in questo, no? E qua alcune di voi ricevono, alcune energie femminili, un denaro inaspettato o comunque qualcosa dall'universo che non si aspettano. Tale cosa che ricevete che non vi aspettate, a livello di denaro o di regalo, ha a che fare con un saldo karmico. Cioè, come vi ho detto sempre che le multe sono dei debiti karmici che è meglio se paghiamo non diciamo niente, ok? Perché arrivano così, le multe sono veramente una cosa inutile a livello razionale, proprio inutile. Quando mi incazzavo per le multe, no? Il mio maestro tanti anni fa, 20 anni fa, mi disse: Francesca, le multe sono un debito karmico, bisogna pagarle e ringraziare. Ah, dissi, che sapete tanto come funziona, ve l'ho raccontato. Ecco, un saldo, il destino ti dà qualcosa perché hai dato qualcos'altro, o in questa vita o in altre. Quindi se ricevete qualcosa, una cosa inaspettata, un regalo, un denaro, una vincita o qualcosa, ha a che fare con un qualcosa di buono che avete fatto, un bilanciamento karmico a vostro favore, dharmico direi. Ok. Allora, detto questo, io ci mettiamo un oracolo qua sopra, un altro oracolo, energia di lui, energia di lui, lei. Energia maschile, biblioteca. Prendi il controllo della tua situazione, del tuo vissuto. Io vedo lui che riprende in mano il controllo della sua vita in questa settimana dopo non essersela passata bene. Lo vedo molto più fiducioso e più propositivo. Mm? Vediamo lei. Wow, ali! Non hai bisogno di queste ali per volare. Io vedo che tu sarai molto felice in questa settimana, un'energia molto felice. Qua dice non hai bisogno di ali per volare, no? E lei vola. È come se lei si rende conto che non ha bisogno di orpelli, di aggiungere altro a se stessa per essere felice. Lei godrà questa settimana di qualcosa che ha a che fare con dei riscatti animici, dei riscatti. Sì, vedo una lei molto felice questa settimana, molta felicità. Ok, andiamo a vedere adesso, entriamo nel vivo con i tarocchi dell'energia maschile in questa settimana. Vediamo un po' l'energia maschile nei confronti del femminile, l'energia di lui nei confronti di lei in questa settimana. Energia di lui nei confronti di lei in questa settimana. Energia di lui nei confronti di lei in questa settimana. Energia attuale di lui nei confronti di lei, oppure semplicemente energia di lui. Energia maschile attuale. Energia maschile attuale. C'è un 9 di bastoni qua. Forse c'è un po' di stanchezza. C'è un po' di stanchezza. Io vedo lui che è stanco magari per altro, non necessariamente sull'amore o relazioni. No, i bastoni mi parla di un po' di difese alte, un po' di paura, un po' di stanchezza, ma allo stesso tempo anche resilienza. Possono esserci un po' di difese alte nei confronti di una lei, oppure però nonostante questo non si arrende. Abbiamo visto che ha passato un momento difficile la scorsa settimana o nelle settimane precedenti. Vediamo un po'. Il diavolo, sì, qua ci sono un po' di energie di manipolazione, energie un po' tossiche da cui lui si sta liberando. Vediamo quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei in questa settimana. Il Papa. Il Papa mi parla di un'energia maschile molto responsabile in questa settimana. Molto responsabile, che ha le idee molto chiare di dove vuole arrivare, anche nei confronti di una lei, ed è resiliente.
Cioè, io qua vedo un lui, forte energia fortissima del toro, ascendente toro. Io vedo questa settimana il Papa, un lui che è molto, i pensieri molto stabili ha in questa settimana e vuole fare di tutto per conseguire quello in cui sta credendo. Mm. Sia nei confronti di lei sia nella sua vita, Qua abbiamo il due di denari. Mi parla di un lui che non si arrenderà in questa settimana nel realizzare quello in cui crede, anche sulle sue, molto occupato anche su delle responsabilità che ha, può essere un po' stanco anche per questo. Vediamo un po' cosa prova per lei. Cosa c'è nel cuore di lui per lei? E il 10 di coppe c'è. Vuole una riunione, un rincontro, molto determinato ad andare incontro a un incontro o un'armonia tra lei e lui. Allora, qua può esserci un po' di tensione e difese alte di lui nei confronti di lei. I suoi pensieri sono quelli di realizzare questa settimana tutto ciò in cui crede veramente. Tale credenza ha a che fare sia con la propria famiglia, con lei stessa, una riunione con lei. Qua io vedo anche molti lui impegnati su delle responsabilità familiari e hanno un po' di difese alte su di lei perché sono impegnati in delle questioni familiari come prioritarie. Allo stesso tempo vedo una resilienza, cioè vedo un persistere, perseverare di un lui verso una riunione con lei. E perché questo è ciò in cui crede. Ok. La morte qua vuole un cambio emozionale che porta felicità con lei. Vediamo qual è il blocco di lui nei confronti di lei. Il 2 di denari. Può essere che ci siano, può essere che l'unico blocco può essere che è molto occupato in questa settimana con delle responsabilità proprie. L'unico blocco un po' ostacolo. Oppure possono essere dei dubbi riguardanti a come conseguire quello in cui crede in questa settimana, come conseguire felicità, responsabilità allo stesso tempo. Oppure mi parla di opzioni, due opzioni, però poi lo andiamo a chiarire. Però vedo più tanti impegni, la giustizia, vedo che ci possono essere degli impegni, tante cariche di responsabilità che possono un po' frenare questa armonia che lui vuole ritrovare con lei, cariche di responsabilità legati anche alla giustizia. Sì, diverse cose, possono parlarmi di divorzio, di case, di altri assunti, vedo che lo premono delle responsabilità di questa natura, oppure semplicemente sono dei dubbi riguardanti a come andare incontro a questa armonia, ritrovata stabilità. Ok, andiamo da questa parte. Vediamo. Adesso stiamo vedendo le energie che coesistono fino a questo momento, no? Poi andiamo a vedere nella fattispecie in questa settimana cosa accade. Vediamo energia attuale di lei nei confronti di lui, o l'energia attuale dell'energia femminile. Energia attuale di lei nei confronti di lui. Energia attuale di lei in questa settimana. 6 di denari di nuovo. Io vedo una lei che sta molto bene, riceverà anche dei doni. Anche a livello economico riceverà dei doni, vedo molto bene, vedo una lei molto concentrata in ciò che riguarda il suo benessere, la sua economia, il lavoro, la stabilità, vedo una lei che si vive bene il qui ed ora e anche nei confronti di lui ha una bella energia di intendersi, cioè lei è predisposta ad intendersi con l'altro, no? Certo è, il 6 di denari è una carta molto bella del quotidiano, qua c'è il 4 di denari, è come se alcune di lei sono disposte ad intendersi con lui, può esserci una situazione per alcune di lei che stanno bene con lui, potrebbe andare meglio, ma stanno bene. Ok, però le vedo molto concentrate sul loro lavoro, molte di lei sulla loro stabilità, ok. Andiamo a vedere quali sono i pensieri di lei nei confronti di lui in questa settimana. La forza,
Lei qua nei pensieri è una buona energia, la forza mi parla di recupero, di mettere sforzo, impegno, recupero. Lei ha intenzione di intendersi con l'altro fuori da sé. Che sia un lui specifico, lui che può arrivare in questa settimana, lei ha intenzione di intendersi con lui. Avere la capacità anche lei di mettere il giusto sforzo, il giusto impegno per farsi capire da lui, per intendersi. Forte energia del leone. Sì, qua abbiamo la papessa, il tre di denari. Qua mi sta parlando di una lei che probabilmente vuole comunicare con lui dopo che oppure vuole comunicare con lui dopo un silenzio, vuole intendersi con lui, ci metterà dalla sua parte impegno e magari non è stato facile intendersi con lei, e quindi vuole mettere tale sforzo. Per molte di lei, di energie femminili, invece vedo che sono molto concentrate nei loro studi, in loro stesse, e mettono sforzo in ciò che le appaga di più quotidianamente. Ok, vediamo cosa c'è nel cuore di lei per lui. Cosa prova lei per lui? Oh, no, 2000 carte no. Cosa c'è nel cuore di lei? Qua c'è il sole, ragazze. Lei prova una bellissima energia nei confronti di lui che ha a che fare anche con un'amicizia. Un'amicizia, io vedo che lei vuole intendersi con lui per avere un'armonia anche a livello di amicizia, magari se è all'inizio oppure se vuole recuperare un rapporto si parte dall'amicizia, che il sole, 10 di coppa hanno a che fare anche molto con l'amicizia, no? Io qua vedo che lei nel cuore ha molta gioia, quindi al di là se avete una persona specifica o meno, io vedo un'energia di lei molto felice in questa settimana, mettere sforzo laddove le viene dato il giusto, laddove le cose in cui lei crede. Se abbiamo da questa parte anche una persona specifica, io vedo che lei ha un'ottima energia nei confronti di un lui, un'energia di poco a poco però, cioè nel senso mi voglio intendere con te, sono felice e va bene, non chiedo di vivere quotidianamente quello che accade, ecco. Vediamo qual è il blocco di lei nei confronti di lui. La ruota, forse il destino un po' avverso. Fino a questo momento diciamo che le circostanze non hanno favorito. Sì. Diciamo che possono essere successe delle cose, qua abbiamo il 6 di coppe, forse è successo qualcosa a lei nei confronti di una persona che conosce molto bene del suo passato e lei adesso vuole intendersi con lui, con una visione più amicale, più di apertura, con una persona del passato. Per altre di lei diciamo che possono conoscere in questa settimana o hanno appena conosciuto una persona nuova, vedo una bellissima energia. Possono fare un po' di fatica a lasciarsi andare un po' il passato, le remore del passato, i ricordi del passato, diciamo che il destino avverso un po' per questa natura qui, ma non è una, diciamo, non è una brutta energia, è una bellissima energia quella di lei. Comunque poi le andiamo a chiarire. Vediamo un po' adesso, abbiamo visto situazioni di partenza, vediamo in questa settimana cosa accade. Allora, vediamo un po' quali sono le intenzioni di lei nei confronti, le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana. Quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana? Tu stai riprendendo? Sì. Quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana? Di parlarle. Paggio di denari, vedo comunicazioni, le intenzioni sono quelle di parlarle, di invitarla da qualche parte, di comunicazione, tutti i paggi sono comunicazioni, di comunicarle, sì, di comunicarle. Vedo lui che anche se può avere delle responsabilità, però vuole trovare il tempo anche e può essere occupato per tanti motivi, è un po' di stanchezza, 9 di bastoni. Vuole però trovare il modo per condividere con lei, ok, queste sono le sue intenzioni. Sì, cavaliere di bastoni. Andiamo a vedere quali sono le azioni che lui farà nei confronti di lei. Il 3 di coppe, sì, io qua vedo incontri, vedo festeggiamenti, vedo celebrazioni anche insieme a degli amici,
anche insieme ad altre persone, o semplicemente vedo comunicazioni, passiamolo bene insieme, se ha molte responsabilità lavorative o altro familiari, troverà il tempo per uscire a cena, andare a pranzo, vedersi per un caffè. E vedo che l'energia ha una spinta propositiva, anche perché le intenzioni sono molto serie. Vediamo qua un lui questa settimana che ha, che sa cosa vuole con il Papa nei pensieri. Ok. Andiamo a vedere adesso da questa parte come sta messa l'energia femminile in quello che accadrà in questa settimana. Quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana? Le intenzioni di lei nei confronti di lui? Il mago. Lei ha intenzione di manifestare un'opportunità con lui. Lei ha intenzione di manifestare un'opportunità con lui, un inizio, vuole un inizio con lui, ok? Andiamo a vedere quali sono le azioni che lei farà nei confronti di lui. Il giudizio, lei lo chiama, cioè qua c'è una condivisione, il giudizio e le azioni mi parla che non è che lei lo chiama, lei appare a lui, per alcune di lei appaiono a lui, all'improvviso, va bene? O per alcune di lei che magari stanno nelle loro cose, eccetera, a un certo punto alcune di lei appaiono a lui e lui lo recepisce bene. Appaiono a lui con una chiamata, un messaggio, un qualcosa, perché vogliono un inizio con un lui. Sì. Ora, per le ragazze che sono single, per esempio, io qua vedo in questa settimana l'opportunità con una persona che può apparire nella tua vita, eh? Va bene? Proprio può apparire assolutamente, nasce con una bellissima amicizia. Il destino avverso, vediamo un po', può essere lontananza, può essere qualcosa di questa natura. Vediamo comunque. Qua abbiamo forti segni il gemelli e dell'acquario. E il leone. 2 volte ripetuto. Ok, andiamo a vedere da questa parte. Energia finale di lui nei confronti di lei, energia finale di lui nei confronti di lei, energia finale di lui nei confronti di lei, caduta la sola, vediamo qual è l'imperatore. Qua vedo un lui che vuole conquistare qualcosa. Qua l'asso di spada abbiamo. Qua abbiamo un lui risoluto che vuole a tutti i costi conquistare o riconquistare una persona. Mm? E l'imperatore energia finale mi parla di colui che sa cosa vuole, che vuole mettere ordine, che un lui determinato, molto responsabile, il Papa, l'imperatore, a parlare, a condividere insieme, a vedersi, ok, a trovare il tempo per fare tutto quello che si prefigge, va bene? Nonostante può essere un lui molto occupato in questa settimana. E sì, l'imperatore mi parla di un lui che arriva per conquistare. Ok, forte il segno dell'Ariete. Vediamo da questa parte qual è l'energia finale di lei nei confronti di lui in questa settimana. Energia finale di lei nei confronti di lui. È la regina di bastoni. Lei si sente bellissima, lei si sente irresistibile, lei si sente di poter fare qualsiasi cosa con lui in questa settimana. Dice lo chiamo, tanto io ho il potere nelle mani. Oppure appaio, tanto so che qua c'è un lui, io qua vedo una lei molto consapevole della sua energia e della sua potenza, energia di attrazione, vedo una lei molto consapevole di questo, che se vuole chiamare un lui lo chiama senza problemi perché sa che comunque lui c'è, cioè in senso, ecco, lei lo chiama e lui, oh ciao, sì, andiamo a prendere subito un caffè. Quindi, capito, l'energia finale di lei, regina di bastoni, è che lei si sente irrefrenabilmente amata da lui, è attratto, sente che lui è attratto, ok? È tratto fortissimo da lei, sente che lei ha il potere in questa settimana, forte il segno dell'Ariete, Leone e Sagittario, Luna, ascendente o Venere in questo senso, ok? Sì, perché qua c'è lui, questo qua, no? C'è sta Ariete sul trono che vuole conquistare lei come ultima carta, capito? Quindi. E va bene, ok ragazzi, andiamo a chiarirci subito.
Allora, io vedo qua l'energia di una lei, come per riassumere inizialmente adesso, no? Vedo un'energia di lei molto fresca, molto così, molto... Io ho il potere nelle mani, che figata, vivo qui ed ora, sono felice, faccio le mie cose, penso al mio lavoro, alle mie cose, che bello, che bello, che bello. Sono molto felice così. E qua c'è un lui che risponde perfettamente questa settimana. C'è un lui che vuole conquistarla a tutti i costi, questo, e lei così, un po'... capito? Allora, andiamo a vedere, vediamo un po'. Perché l'energia di lui iniziale con le 9 di bastoni nei confronti di lei? Perché l'energia di lui nei confronti di lei iniziale è il 9 di bastoni? Perché il 9 di bastoni? Perché il 9 di bastoni? Energia attuale di lui nei confronti di lei. Il 9 di bastoni perché? Il matto. Allora, qua c'è un lui che non si arrende in qualche cosa con lei. C'è un lui che non si arrende in qualche cosa con lei. No, no, no. Cioè, vuole ottenere quello che ti ho detto, capito? Il matto mi parla di un'energia di uno che rischia rispetto al 9 di bastoni, è resiliente, persiste nel rischiare nuovamente con una lei, con lei. Ok. Qua c'è un 3 di spade, qua c'è un lui che è stato ferito che non la manda giù, cioè che vuole rischiare con lei, di nuovo magari. Sì, magari c'era un no contact e lui però vuole rischiare, lo stesso, mi butto, sono resiliente, sono stanco, però ci riprovo lo stesso, questa energia qui mi sta arrivando, ok. Vediamo i pensieri di lui nei confronti di lei con il Papa, i pensieri di lui con il Papa nei confronti di lei, pensieri di lui nei confronti di lei con il Papa. Sette di coppe, qua mi sta parlando di un lui che può avere delle responsabilità su altri fronti in questa settimana, oltre a voler stare con lei. Sette di coppe che sono altri fronti aperti con il Papa, responsabilità che riguardano questo. Allo stesso tempo, oltre a questo, coesiste anche il fatto che lui ha nei confronti di lei ha un'idea molto chiara di quello che vuole, persiste, lanciarsi di nuovo, di nuovo, ok? Allo stesso tempo sta pensando a quale scelta migliore compiere per questo. Ok. E infatti qua abbiamo la regina dei bastoni, che ti ho detto? Ok. Allora, vediamo il cosa prova per lei. 10 di coppe, 10 di coppe, 10 di coppe. Asso di bastoni, vuole un'opportunità, manifestare un'opportunità di condivisione in questa settimana. Assolutamente, l'asso di bastoni, manifestare nel suo cuore ha l'impeto, l'asso di bastoni, di manifestare un'opportunità di condivisione. Ok. Vediamo questo 2 di denari al blocco. 2 di denari al blocco. Questo cos'è? Re di spade. Allora, può essere una persona che ha molto da fare in questa settimana. Molto da fare sulle sue responsabilità, sulle sue cose, che faccio, che non faccio, ok? Oppure ci può essere stato silenzio tra di loro, va bene? E lui aveva dei dubbi su come approcciarsi visto che c'era del silenzio. Oppure io vedo re di spade, due di denari al blocco e ho lui che sta pensando anche a quale scelta migliore fare per incontrarsi, ovviare delle sue responsabilità che ha in questa settimana, forte il segno dell'acquario, gemelli e bilancia. Vediamo nelle sue intenzioni in questa settimana nei confronti di lei, paggio di denari. Paggio di denari, intenzioni di lui nei confronti di lei, paggio di denari. E l'asso di coppe, ragazze mie, che ti devo dire qua? Lui, le sue intenzioni sono quelle di comunicarle perché vuole un incontro d'amore. Comunicarle un incontro d'amore. Asso di coppe, parlare per un'opportunità d'amore. Chiarissime. Ok. Vediamo questo 3 di coppe. Le azioni di lui nei confronti di lei con il 3 di coppe. Azioni di lui nei confronti di lei con il 3 di coppe. 8 di spade. Io credo che qua, cioè, qua io vedo che c'è potuto essere un blocco tra tutti e due, che si risolve in questa settimana, va bene?
Lui vuole una riconciliazione perché si sente frustrato. Fa azioni che riguardano riconciliazione o andarci a prendere qualcosa, ok? Perché si sente frustrato se non c'è comunicazione o se non l'ha potuto fare fino a questo momento. Alcuni di lui che sono molto impegnati su altri fronti in questa settimana, casa, famiglia, responsabilità, eccetera, eccetera, e si sentono, vogliono a tutti i costi comunque vedersi con una lei, anche se hanno queste responsabilità, perché altrimenti si sentono frustrati, perché la vogliono, la desiderano, mi spiego? Può esserci una lontananza per lavoro, ok. E il Papa, vedi, è come se avessero delle responsabilità o qualcosa che li preme, per cui vogliono vedersi, eccetera, non lo possono fare, però alla fine trovano il modo, anche 10 minuti, un'ora, ok. Vediamo. Vediamo questo imperatore, energia finale di lui nei confronti di lei con l'imperatore. Regina di spade. Regina di spade. Qua c'è lui che non si sente con lei o che lui si dimostra magari più inflessibile nei confronti di lei perché c'è stato qualcosa tra tutti e due. Vediamo, regina di spade, poi mettiamo le due altre. Paggio di spade. Il 6 di denari. Allora, io qua vedo se c'è stato... Allora, nella misura in cui lui vuole rimettere un ordine, vuole sistemare le cose laddove c'è stata una mancanza di fiducia fra entrambi, e vedo che col 6 denari lui ci andrà incontro, cioè si verranno incontro rispetto a qualcosa per cui c'è stata una mancanza di fiducia o rispetto a qualcosa si sono parlati magari per una questione riguardante altre persone oppure una questione che ha generato mancanza di fiducia in lui o in lei. Ecco, lui lo vediamo predisposto col 6 denari a venirsi incontro per rimettere l'ordine con l'imperatore. Ok. Ok, andiamo a vedere da questa parte. Energia attuale di lei nei confronti di lui con il 6 denari. È caduta sola, il cavallo di coppe. Lei vuole andare, allora lei vedendo un lui che le va incontro, l'energia di lei è quella di intendersi, ok? Movimento d'amore di lei verso di lui e quindi lei si apre a questo, va bene? Si apre a questo intendendosi. Vediamo i suoi pensieri, i pensieri di lei nei confronti di lui con la forza. La forza. Il 4 di coppe. Lei può essere un po' annoiata o amareggiata per qualcosa, però si aprirà in questa settimana. Può essere un po' annoiata, amareggiata per qualcosa, forse c'era tensione tra lei e lui. Può essere amareggiata per qualcosa, l'ha appeso, probabilmente per una questione che non avanzava. Invece in questa settimana avanza o può ancora non avanzare per un po' di giorni e poi sbloccarsi, però lei ha intenzione di recuperare la situazione. Ok. Vediamo cioè di mettere del suo, diciamo. Vediamo lei con il sole, cosa prova lei per lui con il sole. 5 di coppe, qua c'è stata una situazione che le ha fatto male con lui, però adesso c'è una buona energia, anche lei la vuole risolvere, mettendoci del suo anche, mi spiego? Ok. Alcuni di lei non accelerano le cose con lui o non hanno accelerato le cose perché per il suo passato, per gli eventi avversi, volevano una semplice amicizia, ci andavano più caute, però qua mettono il carico da 90 dopo, in questa settimana. Vediamo la ruota al blocco, la ruota al blocco. Il re di denari, è come se alcuni di voi, alcuni di loro non riescono a lasciarsi alle spalle una vecchia storia o una storia con un uomo in particolare o comunque con una persona, oppure può essere lei che è rimasta male per questioni relative alle responsabilità di lui, e che è sempre la stessa cosa, sono ripetute queste responsabilità di lui, però adesso anche lei vuole andargli incontro perché vede anche una predisposizione dall'altra parte ad andarsi incontro, va bene? Sì, 3 di spade. Alcune di lei fanno fatica a lasciarsi andare a una persona nuova che hanno già conosciuto, possono conoscere in questa settimana, perché diciamo stanno elaborando un dolore del passato relativo a quest'uomo qua. Forte il segno del toro, vergine e capricorno.
però è relativo, questa è la situazione fino a questo momento, perché poi vedo che mettono il carico da 90, perché si sentono amate, apprezzate, ammirate qui, ok. Oppure può essere una lei insoddisfatta, o può esserci stata una situazione di insoddisfazione relativa a delle responsabilità di lui, oppure a un lui che non si voleva impegnare. Anche questo è possibile, per motivi o di lavoro o altro. Mm. Vediamo il mago, le intenzioni di lei nei confronti di lui con il mago in questa settimana. 10 di coppe, lei vuole un inizio di riconciliazione, con lui vuole un inizio di stare bene. Le intenzioni del femminile sono quelle di avere un inizio che mi parla di riconciliazione, di famiglia. Quello che lui ha nel cuore lei lo ha nelle intenzioni. Mm? E di riportare anche pace, mettere del suo. Ok. Vediamo le azioni che farà lei con questa apparizione del giudizio. Le azioni che farà lei nei confronti di lui, il mondo. È possibile molti di lei appaiono all'improvviso a un lui che sta lontano, che magari non si può spostare per lavoro o lontano, ma anche magari 2 chilometri, ecco, vanno loro. A molti di voi, oppure alcune di lei appaiono con un messaggio su WhatsApp o su Instagram. Alcune delle energie femminili, di qua ci può essere anche un uomo, ribadisco, più con energia femminile. Oppure semplicemente qua io vedo che loro si aprono all'amore nuovamente in questa settimana, nonostante un'energia un po' di abbassamento d'animo perché gli arriva una persona in questa settimana e nonostante facciano un po' fatica a lasciarsi andare una relazione del passato, qua si aprono a un nuovo inizio con una persona nuova. Inizia tutto con un'amicizia. Vediamo la regina di bastoni. Regina di bastoni, energia finale di lei nei confronti di lui. 6 di coppe, 7 di denari e l'appeso. Alcune di lei si ripresenta una persona del vostro passato e la mettete in pausa. Il sole. Perché state conoscendo una persona nuova, oppure vi sentite talmente. È come se alcune di voi, allora, alcune delle energie femminili appaiono a una persona del loro passato, oppure una persona, allora, alcune energie femminili appaiono a una persona del passato, oppure appaiono facendo un messaggio, un gesto su WhatsApp, qualcosa, e a una persona che conoscete molto bene, per cui avete aspettato tanto, avete aspettato, però la situazione era compromessa, la situazione lavorative o altre responsabilità. Ecco, cosa fate? Apparite voi. Questo mi stanno dicendo. Per alcune. Per altre qua c'è un'energia preziosa che arriva con una persona nuova, che vi permette di sentirvi nuovamente bene dopo tanto tempo di stanchezza. Stavate aspettando tanto il rinnovo di questa energia preziosa del cuore. Mi spiego? Ok. Ok. Per altre c'è una persona del vostro passato, no? Che chiede un'amicizia o che chiede una riconciliazione o qualcosa. Per alcune di voi siete già impegnate con qualcun altro, però allo stesso tempo vi scambiate 2 parole. Una persona del vostro passato, magari chattate con questa persona e state già con un'altra persona, oppure non state con nessuno e chattate con questa persona del passato, vi sentite fiere di qualcosa. Ok. Allora, wow! Quindi, ragazze mie, adesso andiamo a vedere con i nostri oracoli lui lei, ma prima io ragazzi mi devo mangiare un biscottino, vengo subito, eh. Allora, ragazze mie e ragazzi, urgeva biscottino, un bicchiere d'acqua. Allora, andiamo a utilizzare adesso i nostri oracoli lui lei per vedere, andiamo nella profondità dei sentimenti di lui, quali sono le parole esatte o il contenuto oltre le sue parole che lui dirà a lei questa settimana. Vediamo. Vediamo cosa dirà lui a lei in questa settimana. Vediamo. Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Questa è una delle carte più potenti. Lui si rende conto, coppia sacra, anche il Papa abbiamo, quindi si rende conto dell'inviolabilità di quello che lui sente per lei.
Insieme cambieremo il mondo. Alcuni possono pensare di fare dei progetti insieme, progetti di natura anche lavorativa per il collettivo, o come loro esempio, no? Andiamo a vedere ancora cosa dirà lui a lei. Tu sei l'amore. Per lui lei incarna l'amore. E che cos'è che dice questa frase dell'oracolo, oltre a quello che si può dire nella 3D? Che il femminile incarna l'amore. Tutto ciò che corrisponde all'invisibile, alla parte magica della vita, incarna l'amore, cioè è il collante, la magia del femminile è il collante dell'universo. Questo è. E lui se ne dà conto. La magia del femminile, delle intuizioni, dell'invisibile della vita è il collante dell'universo. Cos'altro dirà lui a lei? Ti amo, ti amo. Allora, qua abbiamo un lui che si dà conto qual è il collante universale, l'amore, cioè la parte invisibile della vita, ossia il femminile, le intuizioni, e combatte per quel collante. Quindi le sue azioni, i suoi pensieri sono orientati nella magia del collante universale, dell'amore, e questo si riversa nelle sue azioni nei confronti dell'altra persona nei termini che abbiamo descritto. Ok? Allora, detto questo, ci mettiamo le carte metaforiche associative che tanto ci piacciono. Vediamo un po' i vari lui che possiamo avere in questa settimana e anche gli stati d'animo, no? Con queste carte vediamo lo stato d'animo, vediamo un po'. Allora, vediamo, stato d'animo, prima carta, stato d'animo e lui nei confronti di lei in questa settimana rispetto a tutto quello che è uscito. Si è girata da sola. Ah, gli fa una serenata qui. Qua abbiamo lui che sta suonando la chitarra come buskers, no? Quando ero in Australia anch'io suonavo anch'io la chitarra per strada. Vabbè, questo è un altro capitolo della mia vita, come vi ho detto nelle previsioni settimanali, scriverò un'enciclopedia. E lui, qua abbiamo lui che si dedica proprio alla parte creativa, un lui nei confronti di lei che è creativo, le dedica una canzone, canta qualcosa. Qua abbiamo al di là della fattispecie, dell'azione, vedo un lui che si lascia andare alla propria creatività nei confronti di lei. Qua abbiamo un lui che si mette in gioco davanti anche ad altre persone. Quindi un lui che si mette in gioco di nuovo, un lui che ha coraggio di mettersi in gioco e si evinceva anche prima, un lui che ha il coraggio, soprattutto qua, no? Lo vedevamo, un lui che ci riprova, un lui che ha il coraggio di rimettersi in gioco utilizzando le qualità creative. Va bene? Utilizzando qualità creative, cioè si lascia ispirare dalla sua intuizione e si rimette in gioco. Un lui che si mette in gioco col sorriso, ehm, vedo un lui molto propositivo. Ok. Vediamo ancora lui nei confronti di lei in questa settimana. Un lui che stupisce, ecco. Vediamo ancora le qualità. Lui nei confronti di lei in questa settimana. Qua c'è un lui. Vedete questa carta? Qua c'è una sedia vuota. Ha finito di mangiare o non ha mangiato proprio. Un lui che senza di lei sta a digiuno. Cioè, un lui che rimane a digiuno. Un lui che è rimasto a digiuno, diciamo, un lui che sta da solo, però si alza perché non vuole stare da solo, vuole condividere quello che sente. Infatti abbiamo il 10 di coppe nel cuore. Un lui di cui non si vede il viso, no? Magari qua si evince un lui che ha elaborato una dinamica difficile. Mm? E lo vedevamo già con le carte degli oracoli prima. Un lui che ha elaborato una dinamica difficile, è stato tempo da solo, ha riflettuto, a un certo punto si mette in gioco. Ecco qua. Ok. Ancora, un lui che può aver alzato le difese nei confronti di lei, ma per riflettere, e poi si rimette in gioco col Papa.
non come un paggio. Vediamo ancora, lui nei confronti di lei si è girato solo, guarda un po', fa le facciacce, fa qua. Vedo un lui che sfida la gravità, mi arriva. Qua c'è un ragazzo. Mm. Allora, qua c'è un lui che ha fatto i conti con delle sue ombre interne. Va bene? Un lui che ha fatto i conti con le sue ombre interne. E ha accusato l'altro fuori da sé, quindi ha accusato una lei, si è ritirato, ha fatto i conti con le sue ombre interne, queste due carte qui. E come prima carta mi esce la risoluzione di questo aver fatto i conti con le sue ombre interne. Cioè mi rimetto in gioco, mi butto, vaffancapo, va, lo faccio. Ok? Mm. Ok. Vediamo adesso dalla parte di lei. Escono molti ragazzi giovani da questa parte, alcuni di lui sono più piccoli di lei. O possono avere anche 80 anni, come lo dico sempre, ma hanno avuto diciamo un ritardo evolutivo, stanno rimettendosi in gioco adesso perché hanno compreso delle lezioni, no? Come ci insegna il Papa. Ok, vediamo un po'. Lei nei confronti di lui. Allora, lei nei confronti di lui in questa settimana. Lei nei confronti di lui in questa settimana. Eccola. E che cos'è questa? È un mondo fatato. Vedete l'immagine, ragazze? È un mondo fatato. Lei non si vede. Cioè, lei potrebbe essere... Ah no, eccola, perché stava al contrario. È un mondo fatato, eccola lei, con le stelle. Guarda, lei si sentirà in contatto proprio, lei si sentirà felicissima in questa settimana. Qua abbiamo un dipinto, un quadro, lei che tocca le stelle, vedi le braccia che si protendono verso le stelle, quasi a scomparire le braccia. Vedo una lei sognante in questa settimana, lei nei confronti di lui, lo vediamo anche qua che aveva una bellissima energia, eh. Vedo una lei molto felice in questa settimana che è in contatto con la sua parte bambina, giocosa, gioiosa, come ci dicevano anche le carte dell'oracolo prima, che vive il qui ed ora proprio come fosse una magia quotidiana e quindi questo si riversa su di lui proprio come una magia quotidiana. Bella questa carta, non era mai uscita. Vediamo ancora lei nei confronti di lui in questa settimana. È come se lei si sentisse realizzare un sogno, mi spiego? Con quelle stelle lì. Vediamo. Allora, lei nei confronti di lui. Eccola. Ah. Allora, qua abbiamo una lei che sta fumando una sigaretta al tavolo di un bar con il suo cagnolino, molto stile parigino, osserva, ha gli occhi un po' malinconici, allo stesso tempo questi occhi malinconici precludono, cioè includono anche la possibilità di essere stupita. Va bene? Qua abbiamo una lei che ha riflettuto molto, vedo una lei in riflessione, guardando anche gli altri, guardando la gente, facendosi dei conti sulla vita, osservando gli altri, osservando le persone, con gli occhi un po' malinconici al tempo stesso, con un sorriso appena accennato, come se lei ci credesse ancora. Mm? Ok, andiamo a vedere ancora lei nei confronti di lui. Sì, c'è una parte un po' più austera di lei internamente, con cui lei ha fatto i conti. È come se mi facessero vedere il viaggio che ha fatto lei fino ad arrivare a questa settimana. Allora, mi fanno vedere una lei che è in contatto con l'astratto, con la magia dell'invisibile, nonostante nella 3D possa essere un po' rigida e severa o essere stata un po' severa con se stessa, con una parte un po' più di severità in se stessa, no? Un po' più di... Anche lei ha fatto i conti con le sue ombre.
come vi dicevo anche qui, anche lui. Anche lei ha fatto i conti con le sue ombre e come ne esce? Esce come, guarda, più una figura più astratta, come se ha fatto i conti con le sue ombre e si lascia guidare dalla magia dell'universo. Sì. Quindi nei confronti di lui può essere un po' più austera, come se si presentasse un po' più austera, un po' più malinconica, però dentro sta sognando, è come se poteva avere da ridire o può avere da ridire a lui e allo stesso tempo ci crede ancora nell'amore o quello che gli appartiene per diritto divino. Ok, bellissima energia, bellissima energia. Andiamo a vedere adesso con queste carte qui di Laura Tuan, lui nei confronti di lei. È caduta la sua... no, sono troppe. Lui nei confronti di lei in questa settimana. Amore dichiarato. Lui si dichiara in questa settimana, si dichiara, guarda, lei che quasi si sorprende, no? Te l'ho detto, lei si lascia stupire, sorprendere in questa settimana. Amore dichiarato c'è. Vediamo lei nei confronti di lui. Amore festoso, wow, lei festeggia, te l'ho detto, qua c'è una bellissima energia di festeggiamento, riconciliazione, festeggiamenti, bellissima energia, bellissima energia. Adesso andiamo a vedere con le carte degli archetipi cosa ci dicono gli archetipi, così le riconduciamo sia a uno che all'altro. Vediamo che cosa andiamo a integrare in questa settimana. Grazie a questa festosità, io vedo tanta festa, riconciliazioni, festa, vedo tanta gioia, anche per delle sorprese. Vediamo un po' cosa andiamo a integrare, anzi, lui cosa va a integrare in questa settimana con quello che fa e lei. Lui cosa va a integrare? Linea magica, la magia della vita, te l'ho detto qua che si lascia stupire dalla sua creatività, si lascia guidare dalla parte intuitiva, creativa, vede in tutte le cose il potenziale della bellezza santa e crede che tutto è possibile. Ecco perché qua c'è un lui che è decoccio in positivo, cioè ci riprova, fin quando non spacca il muro. E quindi qua c'è una bellissima energia di festa, vedo tanta festa, crede che tutto è possibile. Qua succede qualcosa che è al di là della mente razionale in questa settimana, bambina magica, cioè lui crede nella bellezza della vita, nella bellezza della magia e si lascia stupire anche da se stesso. Mm? Bellissima questa energia. Lui crede proprio che una lei è magica, non può farne a meno, ci riprova, così. Vediamo lei che archetipo integra in questa settimana, con questa bellissima energia. Il Messia. Ragazze, vi faccio un applauso, siete diventate il Messia. Io... ecco, forse è lui che mi bussa la prossima settimana. Il Messia, non un Sumero, non Hathor, il Messia. Il Messia, ragazze mie, qua c'è una donna come Messia, Allora, serve agli esseri, serve agli esseri umani con umiltà. Guarda, che dirti, il Messia chi è? Colui che serviva gli altri con la consapevolezza di essere Dio. Serviva gli altri. Vi ricordate Gandhi? Vi dico, ve lo dicevo l'anno scorso, lavava i piatti per l'intera comunità. Ok? Gandhi era consapevole di essere un re. Quindi quando sei consapevole di essere Dio che ti incarna, non rivendichi più fuori a nessuno il tuo potere, tu lo sei e puoi fare qualsiasi cosa. Ecco, lei sta così in questa settimana. Farà quello che si sente di fare, consapevole di essere una regina di bastoni. Te l'ho già detto, prima, quando sono uscite le carte. È una cosa bellissima. Voglio fare una cosa. Qual è l'energia che collega entrambi? Qual è l'energia che collega entrambi?
Wow, godere, 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 edonista, l'energia che collega entrambi è godere pienamente dei frutti che la vita offre in questa settimana, godere, godimento dei sensi, di tutti i sensi, gola, udito, tatto, godere e basta. Ragazzi, ispira energia creativa per accettare le cose buone della vita, celebra la bellezza che c'è in te. Entrambi si sentiranno magnifici, magnifici. Qua c'è un'esplosione di primavera, proprio esplosione di primavera, esplosione di bellezza, esplosione. Ci sarà tanta festa in questa settimana, proprio come preludio della primavera più importante dell'umanità. E quindi ragazze mie, ragazzi, che vi devo dire di più? Niente, io concludo qui. Mi ci faccio un grande applauso, bellissimo, quindi godete, godete, godete. Va bene? Godete e vi sarà dato. Questo è il senso. Detto questo, vi abbraccio profondamente a tutte e a tutti. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.